Cieli tesi, droni in Danimarca, cacciarussi vicino al Baltico e all'Alaska, Kiev annuncia un Su-34 abbattuto. La giornata del 25 settembre 2025 si è aperta con una serie di eventi che, messi insieme, fotografano un livello di tensione particolarmente elevato tra Russia, Ucraina e paesi della NATO. In più teatri contemporanei, dai cieli della Danimarca al corridoio baltico fino alle acque fredde vicino all'Alaska, si sono registrate attività aeree che hanno costretto governi e comandi militari a decolli d'emergenza, chiusure temporanee di scali civili e affermazioni pubbliche che alimentano il clima di incertezza regionale. La prima notizia che ha fatto scattare l'allarme in Europa settentrionale è arrivata dalla Danimarca. L'aeroporto di Aalborg è stato chiuso temporaneamente a causa dell'avvistamento di droni nello spazio aereo sovrastante lo scalo. Secondo la polizia dello Jutland meridionale, i velivoli senza pilota sono stati avvistati intorno alle 21:44 ora locale e sono rimasti nell'area fino a pochi minuti dopo la mezzanotte. La chiusura di Aalborg è poi stata prolungata fino al mattino seguente per motivi di sicurezza, con voli cancellati o dirottati e la riapertura comunicata nelle ore successive. Le autorità hanno dichiarato di non essere state in grado, nelle primissime fasi, di identificare il tipo di droni né di risalire agli operatori. L'episodio di Aalborg si è inserito in un quadro più ampio. La polizia danese e le autorità aeronautiche hanno segnalato presenza di droni anche sopra altri scali e basi nel paese, compresi Esbjerg, Sønderborg e la base aerea militare di Strup, mentre in precedenza era stato chiuso temporaneamente lo spazio aereo anche sopra Copenaghen per un episodio analogo. Le autorità hanno parlato di una presenza di velivoli rimasta per ore e hanno spiegato che lo scopo di indagini e controlli è accertare se si tratti di una singola ondata coordinata o di episodi separati. Immediatamente la reazione politica è stata decisa. La premier danese Mette Frederiksen ha detto di aver parlato con il segretario generale della NATO per coordinare risposte e misure di sicurezza, mentre il ministro della giustizia ha annunciato che il governo acquisirà nuovi mezzi di rilevamento e neutralizzazione per contrastare l'attività dei droni. Il ministro della difesa Troels Lund Poulsen ha, tuttavia, puntualizzato che al momento non ci sono prove che colleghino direttamente Mosca all'incursione danese, aggiungendo anche che i mezzi osservati non provengono da molto lontano e che l'episodio è diverso da precedenti avvistamenti. Da Bruxelles sono arrivate reazioni e parole che hanno riportato il tema sul terreno politico europeo. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha segnalato che la questione sarà discussa al vertice informale UE a Copenaghen e in alcuni resoconti è stata riportata come elemento di dibattito pubblico la linea secondo cui misure di contromisura attive contro le violazioni aeree potrebbero essere prese in considerazione. Le parole e le posizioni ufficiali sono state oggetto di molte interpretazioni mediatiche nel corso della mattinata. A poche centinaia di chilometri a est, nel corridoio baltico, le forze della NATO hanno dovuto rispondere ad un altro episodio di attenzione militare. Il comando aereo alleato ha comunicato che due caccia Gripen ungheresi, impiegati nel quadro della missione Baltic Air Policing, sono decollati dalla base di Šiauliai, Lituania, per intercettare un gruppo di velivoli russi composto, secondo la nota ufficiale, da un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 che sorvolavano in prossimità dello spazio aereo danese, Lettone. L'azione è stata presentata come una dimostrazione di prontezza dell'alleanza nel proteggere i paesi baltici e il fianco orientale. Non meno rilevante è stata l'attività segnalata nell'area nordamericana. Il North American Aerospace Defense Command, NORAD, ha infatti rilevato un velivolo militare russo nelle vicinanze dell'Alaska e ha schierato 4 F-16 statunitensi, un aereo radar E-3 e tanker KC-135 per identificarlo, se necessario, intercettarlo. Le autorità hanno sottolineato che il velivolo russo è rimasto nello spazio aereo internazionale e non ha violato lo spazio aereo statunitense o canadese. Le manovre nei pressi dell'Alaska rappresentano la controparte transatlantica delle attività russe che si sono registrate più a sud e a ovest e mostrano come Mosca continui a operare con pattugliamenti a lungo raggio che vengono monitorati da USA e NATO. Intanto, sul fronte ucraino, le autorità di Kiev hanno reso noto che nelle stesse ore le loro forze avrebbero abbattuto un cacciabombardiere russo Su-34 nella regione di Zaporizhia.
Secondo le segnalazioni citate dalla stampa locale e dai resoconti aggregati, il Su-34 sarebbe stato colpito intorno alle 4 del mattino locali mentre conduceva un attacco con bombe guidate sulla città di Zaporizhia. Le informazioni provenivano da fonti dell'aeronautica militare ucraina e da agenzie locali riprese poi dai media internazionali. Nella stessa notte l'Ucraina ha denunciato l'impiego massiccio di droni contro il suo territorio. Cifre riportate nei live blog parlano di 166 droni impiegati nella notte, di cui la difesa aerea avrebbe abbattuto circa 150, mentre alcuni droni avrebbero raggiunto e colpito obiettivi provocando danni a diverse località. Nel complesso dunque è emerso un quadro a più livelli: incursioni di droni non identificate nello spazio aereo di paesi NATO, pattugliamenti aerei russi a grande distanza, dal Baltico fino all'area dell'Alaska, e combattimenti diretti sul fronte ucraino, con abbattimenti segnalati da Kiev. Per i governi occidentali il problema immediato è duplice. Da un lato garantire la sicurezza civile e la protezione delle infrastrutture critiche, aeroporti, basi militari; dall'altro mantenere canali di sorveglianza e deterrenza senza però lasciare spazio a escalation accidentali. Le autorità danesi hanno annunciato investimenti e coordinamenti con la NATO per mettere a punto sistemi di difesa antidrone e di monitoraggio più robusti. Dal punto di vista operativo, la natura degli strumenti impiegati, droni asimmetrici a bassa firma radar e aerei militari ad alta velocità e lunga autonomia, pone problemi diversi. I droni sono difficili da identificare e intercettare rapidamente nello spazio aereo civile, mentre la presenza di caccia russo e i pattugliamenti strategici impongono risposte rapide da parte della NATO e dei paesi alleati, incluse attività di intercettazione e identificazione positive, visual identification, per evitare errori di attribuzione. In un commento riportato dalle agenzie, il comando NATO ha sottolineato che attività di questo tipo nella Air Defense Identification Zone, ADIT, avvengono regolarmente e non sempre costituiscono una minaccia diretta, ma l'accumulo di episodi recenti peggiora la percezione del rischio e la necessità di misure collettive. Le reazioni politiche e mediatiche hanno introdotto inoltre riflessioni più vaste. Il tema dei muri antidrone e della cooperazione UE-NATO è stato portato all'attenzione dei leader, con la promessa di discussioni specifiche al prossimo incontro informale UE a Copenaghen. Contemporaneamente si sono registrate prese di posizione pubbliche su possibili contromisure più aggressive che, almeno nelle fasi iniziali di ricostruzione degli articoli e dei live blog, sono state presentate come opzioni sul tavolo del dibattito, pur senza annunciate decisioni concrete nelle ore immediatamente successive. Anche sul fronte strategico legale emergono questioni delicate. Quale soglia rappresenta una violazione che giustifica un abbattimento o una risposta cinetica? E fino a che punto le forze alleate possono operare in modo coordinato in spazi civili senza mettere a rischio passeggeri e infrastrutture? Infine, non è mancata la dimensione delle comunicazioni e della propaganda. La Russia ha replicato attraverso i suoi canali con affermazioni relative alla propria attività difensiva, per esempio rivendicando la distruzione di droni ucraini nelle proprie regioni, mentre Mosca ha negato coinvolgimenti diretti in alcune delle incursioni europee segnalate. D'altro canto, Kiev ha usato i suoi annunci sugli abbattimenti per corroborare la narrativa di una resilienza crescente della sua difesa aerea e della capacità di colpire assetti russi anche in operazioni offensive o di interdizione. Il mix di annunci, smentite e live blog ha reso la giornata complessa anche dal punto di vista della verifica delle singole affermazioni.